Perfetto, non si imposta la chat. Oh sì, tutti i messaggi. Ritocco on. Non c'è in questo cellulare lo sfondo che mi sarei aspettato. Ah, allora, parliamo del più e del meno. Io ho già fatto nel passato altri video titolati parliamo del più e del meno per rispondere alle inquietudini della mia audience. Quindi, come dire, rispondetemi, parliamo un po', vediamo se per 10 minuti non entra nessuno, io dovrò smettere di smettere. Peccato che da questo cellulare non posso caricare uno sfondo, perché è veramente brutto quello che si vede. Forse devo rinnovare. Adesso sì che mi sto riprendendo con il Moto E7 Power, vedrà la differenza. Allora, perché non voglio sempre stare con l'altro cellulare, difatti quando posso mi filmo con questo, però ho bisogno, perché anche l'altro è vecchio, ho bisogno di una nuova boccata d'ossigeno, ho bisogno di comprarmi un altro cellulare. Non voglio fare come Gabriele che si mette a sboccare, a dire cose brutte, cose. Qua c'è un più, io non ho mai capito che cos'è questo più. Avvia un sondaggio, chiedi alla community. Chiediamo alla community cosa ti piace vedere di più le tue live in verticale, le tue premier in i no, le tue live, i tuoi video, perché le premiere sono anche dei video, quindi le premiere sono i tuoi shorts. Avvia sondaggio. Allora, cosa ti piace vedere di più? Vediamo un po' che alternative, no, che alternative vi piacciono di più. Vi piacciono di più le mie live in verticale? Questa vi piacciono di più le mie live in orizzontale? Io credo che appena mi guardano escono subito. O oggi voglio fare un po' una live strana. O vi piacciono di più le mie premiere o i miei video normali o i miei short. Allora, ustedes qué idioma hablan? Hablan español. Participen de la encuesta. Eh, do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? This is a chat, a live chat.
esta es una chat. Antonio, ciao, ciao Antonio, partecipa al sondaggio. Cosa ti piace di più, i miei short, le mie live in verticale, le mie live in orizzontale, le mie premier o i miei video normali? Ormai sto lanciando tutti i video in premier, poi rimangono come video, ma c'è l'opzione di partecipare alla chat. Ciao a tutti, hola a todos. Live in orizzontale mi piacciono. Ah, va bene, la prossima live sarà in orizzontale, dedicata a Antonio. Me lo devo scrivere perché io mi scordo i nomi. Antonio. Si vede di più la live in orizzontale, certo. La live in verticale, il vantaggio che ha, se poi Antonio partecipa della inchiesta, la live in verticale, il vantaggio che ha è che c'entra dentro più gente. Tutto qui. Allora, questa è una live per chiacchierare tutti insieme. Da questo cellulare non posso mettere uno sfondo, ieri ho messo tanti sfondi, guardate la live di ieri notte. Benvenuti, ci sono 12 persone adesso, benvenuti. Si vede che a quest'ora del pomeriggio entra più gente. Ecco, ha risposto probabilmente il nostro amico, sì, ha risposto il nostro amico Antonio. C'è solo una risposta 100%. Live in orizzontale, la prossima volta cercherò di fare una live in orizzontale, perché ormai le faccio tutte dal cellulare. Cioè, avevo una vecchia Logitech con le quali facevo le live, addirittura un portatile, ma è più comodo questo cellulare, addirittura un Motorola Moto E7 Power. Però se voi mi vorreste far fare delle live migliori e fare contento, perché per questo Natale mia madre non mi ha potuto regalare nulla, eh, per il compleanno del 26 gennaio neanche, sono molto triste, per la Befana neanche. Allora, se voi mi date delle donazioni qua in super chat, sticker, abbonamenti, comprate un abbonamento e regalatelo a qualcuno, e super grazie, contribuirete, perché YouTube mi deve pagare 80 dollari e ai 100 dollari li posso ritirare. Magari mi compro un cellulare economico, magari Tecno Spark, oppure un Infinix di gamma media bassa, perché Infinix e Tecno sono delle marche di qualità medio bassa di per sé, però hanno cellulari al loro interno di gamma alta. Quindi figuriamoci se uno li compra di qualità media, Infinix o Tecno sono di qualità medio bassa, se non bassa, però almeno così compro qualcosa di più moderno di questo Motorola Moto E7 Power. C'è anche da dire che YouTube non paga più come prima, e no, non paga più, perché in realtà YouTube c'ha sempre gli stessi guadagni. Nel 2024 ha guadagnato 3 miliardi in meno di dollari, passando da 10 miliardi a 7 miliardi di dollari nel 23. Quindi ripartisce solo una percentuale di quello che guadagna. Ma che è successo? Che sempre più persone raggiungono certi traguardi che prima erano impensabili. Allora il denaro che ripartisce tra tutti quelli che arrivano alla monetizzazione è sempre lo stesso, per cui se prima erano poche persone che guadagnavano 1000 dollari al mese negli Stati Uniti, adesso dovrebbero pagare a più persone. Allora è come vincere alla lotteria. Ci sono stati casi in Italia nei quali 10 persone hanno preso il primo premio, ma non hanno preso i soldi che erano destinati al primo premio o ai primi 10 premi,
hanno preso proporzionalmente, quindi se 10 persone fanno 13 al Totocalcio non prendono 1 miliardo di lire, prendono 100 milioni. Se 1000 persone fanno 13 prendono 10 milioni. Se 10.000 persone fanno 13 prendono 1 milione, e se 100.000 persone fanno 13 prendono 100.000 lire. Una volta è successo che hanno preso 10.000 lire perché erano troppi quelli che hanno fatto 12, visto che avevano dovuto annullare una partita, e alla fine, voglio dire, non si guadagna nulla se tutti fanno 13. E in YouTube succede questo: ogni tanto tutti fanno 13 e quello che gli danno sono bruscolini. Lori e Jack, ciao ciao Lori e Jack, come va? Ciao Lori e Jack. Allora, 3 voti, cosa ti piace vedere di più? Le tue live in verticale, le tue live in orizzontale, i tuoi short. Benissimo, io adesso farò degli short, però sto in attesa che voi guardate i miei vecchi short su questo canale, e poi c'è un canale secondario che ormai parlo in spagnolo in quel canale. Poi c'ho in programma di far uscire delle premiere, perché già le ho caricate, le ho programmate in Premiere, che faccio la spesa ma anche che vado in clinica. Però le mie Premiere che vado in clinica sono parlate in spagnolo. Adesso non le faccio uscire come Premiere ancora, quei video li stanno non in elenco. Se voi andate nella mia lista di riproduzione, video blog di Sante Chan, qualcosa del genere, i video li potete vedere perché non sono in elenco, ma YouTube ci sta mettendo, è incredibile, ci mette tanto tempo, ma finalmente YouTube mette, io i sottotitoli li ho messo a tutti i video, ma YouTube adesso, io non voglio mettere sottotitoli in italiano a video che ho parlato in spagnolo, perché YouTube sta mettendo nei miei video, almeno negli ultimi, poi inizierà a farlo con quelli sempre più vecchi, la doppiatura, quindi doppierà i miei video in spagnolo in italiano. Quindi io attendo a pubblicare quelle Premiere che YouTube metta la doppiatura, non i sottotitoli. Non vedo l'ora di vedere un mio video doppiato. Dicono che all'inizio non sarà ben doppiato e la voce non sarà uguale alla mia, ma va bene, non importa. L'importante però e vedere come saranno i miei video doppiati in altri idiomi. Magari se avrò più pubblico, perché dal Giappone troveranno un mio video, sai, mettere i sottotitoli è più difficile, allora lo saltano, ma guardano un mio short, guardano una mia Premiere o un mio video vecchio che magari è stato una Premiere, e direttamente lo ascoltano in idioma nipponico, in groenlandese, nell'idioma che loro cercano le parole chiavi. Quindi sarà molto importante. Ecco, 50% dice live in verticale, 25% le live in orizzontale, 25% gli short. Stanno vincendo le live in verticale. Sei il mago orientale. Sei il mago Telma. Sì, sì, sono il mago Telma. A me gli occhi. Il mago di Pasqua, il mago pasquale, perché questa è questa bandana, questa mitra è una vecchia stagnola di un uovo di Pasqua. Ce n'avevo una più grande, ma non so che fine ha fatto. Per questa sono riuscito a tenere con il nastro adesivo. L'ho trovata per caso. Ieri mi sono messo la giacca del Kung Fu, sembrava un prete. Allora, nel nome del Patris e Figlio Spiritus Sanctus, se volete donare qualcosa su questo benedetto canale, mi raccomando, così mi faccio almeno un Tecnospark nuovo. Sarà economico, ma di sicuro di migliori qualità
di questo Motorola Moto E7 Power, che pur sempre è molto resistente ma ha una scarsità di immagine miracolosa. Allora, io volevo fare un video parlando della politica estera. So che a YouTube non gli piace molto che uno tratti di questi argomenti, ma a questa altezza del video ve lo posso dire. Non so, io ho fatto un sondaggio su questo canale, voi andate a cercare pubblicazioni, post, e ci sono dei sondaggi illustrati che ho fatto. Secondo voi Donald Trump riuscirà a fortificare Wall Street, riuscirà a fortificare la riserva nordamericana, riuscirà a fortificare il dollaro, oppure sta distruggendo la riserva americana, sta distruggendo il dollaro, sta distruggendo Wall Street? Voi ditemi, secondo voi che sta facendo Donald Trump? Che progetto ha? Perché le cose non si fanno così a cavolo, ma lui ha una strategia economica a largo respiro oppure no? Perché lui sta trascinando forse in una nuova riforma ed equilibrio monetario, economico e finanziario gli Stati Uniti e il resto del mondo, oppure lui sta trascinando prima di tutto gli Stati Uniti e poi il resto del mondo in un baratro, in un abisso economico, finanziario e monetario borsatile? Stanno crollando tutte le borse, stanno crollando tutti i titoli, stanno crollando tutte le azioni, stanno crollando tutte le monete, stanno crollando tutti i mercati, stanno aumentando tutti i prodotti e sta scendendo il consumo in tutto il mondo. Almeno c'è speranza a trovare un cellulare in liquidazione, ed è per questo che vi chiedo delle donazioni in denaro, così non mi costerà molto un cellulare. Antonio, Donald Trump ormai l'abbiamo perso, sta delirando, è in grado di fare qualsiasi cosa, anche la terza guerra mondiale. Hai ragione Antonio, hai ragione. È come se Vittorio Sgarbi fosse presidente del Consiglio dei Ministri, lui che sclera e che dice a tutto il mondo: sei una capra, sei una capra, oppure grida comunista, comunista. Ecco, Donald Trump fa più o meno lo stesso, assomiglia molto anche a Javier Milei, per la verità. Però ripeto, se tutti i prezzi scendono perché la gente non compra, io ne potrei approfittare a cambiare questo vecchio Motorola Moto E7 Power, che lo uso giorno e notte, del 2021, magari con una di queste nuove marche, una di queste nuove marche cinesi che magari sono emergenti in occidente e invece hanno venduto molto in Africa e in Asia e in Cina, che fino adesso uscivano con dei telefonini a bottoni, Tecno, Infinix e tante altre. Io ho visto che ci sono dei buoni cellulari economici ma allo stesso livello di un Moto E7 Power, della Tecno Spark, Tecno Camo, e quindi non so, voi donate 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 per tutte le vie che ci sono e poi specificate nei commenti quale modello di cellulare mi vorreste regalare, poi contribuite, minimo l'abbonamento, super grazie, sticker e super chat sono di 99 centesimi di dollaro, ma voi potete donare anche 200 dollari se volete. Se non vi volete abbonare, invece di comprare un abbonamento che lo dovete rinnovare ogni mese, comprate un super grazie. Volete donare un dollaro al mese e allora comprate un super grazie da 12 dollari. Vediamo un po'.
sono dovuto andare a vedere perché i cani fanno la guardia. Ciao, mi saluti Rita Coppo? Ciao, ciao Rita Coppo, come va? Ciao Greta Albertini, ciao Greta Albertini, ma non ho capito cosa hai in testa. Mi puoi rispondere? Ah sì, non so se ti ho letto. C'ho la stagnola di un uovo di Pasqua. La stagnola di un uovo di Pasqua, no? Che sembra una mitra, non una mitra, ma una mitra cardinalizia dell'arcivescovo, tipo quella di San Valentino, una mitra. Ciao Coppo, Rita Coppo, Antonio, uè papa, sì, la mitra del papa, non di Al Capone, anche lui aveva una mitra, ma non la portava in testa, la puntava nelle teste, ma non nella sua. Anonimo, gli africani ne sanno di mitra, ratatatata, eh sì, ultimamente purtroppo. Greta Albertini, ciao Gianni. Rita Coppo, quindi hai già mangiato l'uovo? No, no, sempre io lo voglio mangiare a Pasqua. No, questa è una stagnola vecchia. Ne ho un'altra molto più grande, di un uovo molto più grande, di moltissimi anni fa, di 10 anni fa, ma non la trovo. Se no non entravo nell'inquadratura, per quanto in verticale. Lo potrei la potrei trovare in un video mio di più di 10 anni fa, dove mi filmavo con una filmatrice che gli si è rotto lo schermino. La devo utilizzare connessa al televisore, perché il campo era molto largo dell'inquadratura, perché era proprio una stagnola che mi veniva a pizzo così. No, no, non l'ho mangiato, è una stagnola vecchia. Sara B, non so che vuoi dire Sara B. Vabbè, allora, ciao Sara B. Anonimo, io ad Al Capone gli do 2 schiaffi che lo riavvio ed inizia a leggere la Bibbia. Ah, anonimo, bene, bene, bravo, bravo, fai bene. Chissà, chissà se la legge la Bibbia con 2 schiaffi. Greta Albertini, sei Papa Bonifacio, quello che ha arso i templari, no? Bonifacio ottavo. Sara B, e infatti vabbè, quel coso fa schifo. Quale, la stagnola? Ormai non ha più odore a cioccolato, è vecchia, chissà quanti anni ha, manco me lo ricordo. Comunque partecipate del sondaggio e partecipate del sondaggio, che poi questi capelli non penso che li abbiano i papa, ma i vescovi. Sì, sì, comunque la mitra dei vescovi, dei cardinali, degli arcivescovi, insomma tutto il preterio, come dice il nome, era dei sacerdoti di mitra, per quello si chiama mitra. I sacerdoti del culto pre-cristiano di Mitra. A Roma mi sembra che c'è un tempio dedicato a Mitra, che sacrificavano un toro, e nell'allegoria, nell'illustrazione, con la spada sventrano il toro. Speriamo che non sia una parola da YouTube censurata, se no so dove andare a cancellare. Sacrificano il toro e escono le spighe di grano. I sacerdoti della fratellanza mitriaca portavano la mitra, per quello si chiama mitra, non è un'invenzione cattolica. Greta Albertini, rispondi, sei tu? Secondo me sei tu, Papa Bonifacio. Eh sì, sono io reincarnato,
sono pure stato qualche Dalai Lama, qualche capo aborigena e soprattutto sono stato Carlo Magno. Infatti perché si chiamava così? Perché era grande? No, era bassetto. Ma ogni volta che la madre preparava da mangiare, lui non arrivava, stava giocando con i fratellini e gli amichetti. Allora per chiamarlo Carlo Magno, Carlo Magno, e i genitori iniziavano a mangiare perché erano di Trastevere, del Trullo, e lui quando arrivava tardi molte volte gli avevano pure finito il suo cibo, gli dicevano a disgraziato, perché lui si lamentava: "Gne, gne, gne, non c'è più la pasta". A disgraziato, non sei arrivato, ti abbiamo detto Carlo Magno, Carlo Magno. E ci sono i miei cani qua. E alla fine rimaneva senza mangiare perché gli dicevano Carlo Magno, Carlo Magno, e mangiavano gli altri, mangiavano pure, se scrofavano la sua pasta. Questo messaggio è in attesa di revisione. Sara B, no, Nicolo Macina, oh Madonna, Sara B, ma basta, questo messaggio è in attesa di revisione. E vabbè, e ci sta, e vabbè, un altro moderatore ha cancellato. E Sara B, ma perché Antonio Mannaia e Carlo Magno che ha inventato la scuola? Nicolo Macina, avrei sempre voluto chiederti una curiosità. Greta Albertini, sito Veneto, c'ho già, non so qual è la curiosità. Tu domanda se in qualche cosa che YouTube mi censura, poi alla fine io non posso mostrare un messaggio di Sara B che scrive soltanto e quindi sito Veneto, non so, ci sono 9 voti, mi raccomando, votate, votate al mio sondaggio, votate il mio sondaggio per andare a vedere a che abbaiano i cani. E non lo so a che abbaiano i miei cani. Allora il mio sondaggio 24 minuti fa, cosa ti piace vedere di più? Le tue live in verticale 67%, continua a vincere le live in verticale, le tue live in orizzontale 22%, i tuoi shorts 11%, per i video non ha votato nessuno. Allora, 2 messaggi sono stati cancellati. Vi prego di non scrivere cose che poi gli altri moderatori o YouTube cancellano. Non ha senso, perdete tempo voi. Dice Nicola Macina, posso domandarti dunque? Mi sembra che hai domandato. Vabbè, a Sara B non gli piace la live. Vabbè, sarà, insomma. E l'ho scritto 2 volte. Sara B, purtroppo la moderazione automatica di YouTube fa che dillo in un altro modo, non mi piace la live, però purtroppo YouTube quando vede parole. Sara B, wof wof, ti arrabbi? No, non mi arrabbio, mi dispiace per te che commenti e i tuoi commentari si filtrano, non li filtro io, li filtra YouTube o li filtra, visto che io non ho tempo di filtrare la chat molte volte, neanche per esporre in altre live,
questa è una live così per perdere tempo, perché non ho preparato un argomento e c'ho un tempo libero, però c'ho dei moderatori della live, evidentemente stanno in linea, oppure sarà YouTube automatizzato che cancella quando ritiene che ci sono delle parole. Io adesso volevo rendere visibili i tuoi commenti, ma non ci riesco perché YouTube li ha proprio censurati. No, magari censurati no, però voglio dire, esprimiti in una maniera che YouTube non possa, invece di mettere parole negative, fai delle parafrasi nelle quali esprimi lo stesso senza mettere non mi piace e basta, senza precisare, no? No, no, ma non mi offendi a me. Ah, grazie, ti scrivi. Ecco, vedi, non mi piace la live. Va bene, ma non mi arrabbio io, non mi arrabbio, è perché vorrei chiederti, e chiedimi Nicola Macina, non mi piace la live, vedi? Ah, puoi dire ciao, ciao, sole con l'accento sulla o. Scusa, mi scrivo, ok, grazie, vedi? Nicola Macina ha scritto un messaggio ritirato. Scusami la franchezza. No, non importa, a me non è che mi dà fastidio la franchezza, non è per me, è per voi che magari volete che il vostro commentario si lega in un futuro quando rimane nella chat. Però gli automatismi di YouTube vogliono conservare un'esperienza fluida, dinamica, non so, queste cose che dicono, e magari perché non ci siano dei problemi anche con gli sponsor, loro cancellano tutti i messaggi che possono sembrare brutti, strani, rischiano di essere eccessivi, bisogna riconoscerlo, perché magari qualcuno scrive questa live è una vera m, a me non me ne importa, cioè è un giudizio personale, l'importante è che non lo dicano di me. Se lo dicono della live o del video, sai quante volte sotto i miei commentari è apparso questo video è di m, io ti seguo da anni, fai dei video belli, ma questo video è venuto di m, magari stanno guardando uno dei primi video che ho fatto i primi anni e sono stati modestamente non tanto belli i video che ho fatto i primi anni, che se voi andate a vedere sono quelli più divertenti, ma quelli più brutti, modestamente, che ho fatto dal 13 al 15 16, ancora prendevo le misure su come fare i video e mi presentavo in 5 minuti, quindi non mi offendo. Se non mi offendono a me, offendono quello che faccio, non offendono nessuno, anzi criticano. Però YouTube è così, cioè soprattutto nelle chat delle live e delle premiere, nei commenti non vedo che è così, nei commenti scrivono cose molto peggiori di quelle che avete scritto voi qua, e si direbbe che a YouTube non importi di meno, ma nelle chat sì. Oh, qua scrivi e ritiri, scrivi e ritiri. Adesso vabbè, non esageriamo, ma che state scrivendo? Destate la mia curiosità, perché scrivi e ritiri. Comunque mi raccomando, ci sono solo 9 voti. Che cosa vi piacerebbe votare di più? Quante persone parlano italiano che mi seguono e quante persone mi seguono dall'Italia? Perché a me persone che parlano in italiano mi seguono da tutto il mondo, non solo dall'Italia, e vorrei che voi scriveste qua sotto che cosa vi piace di più domandarmi. Allora mi raccomando, la prossima volta magari, adesso non mi va, mi presento in giacca e cravatta, perché io mi accaldo facilmente, per questo sto vestito un po' leggero, forse perché sto sovrappeso, dovrei fare più bicicletta fissa, perché sono sedentario, leggo tutto il giorno. Allora mi raccomando, poi in alternativa vi faccio vedere il muro bianco
dicono che fissare il muro sia una pratica zen. Magari ci mettete un puntino o mettete un foglio bianco con scotch, disegnando con un pennarello tipo questo, una fibra, un bindu o bindu, un punto in indù, in sanscrito. Per focalizzare l'attenzione dovreste essere a 1,5 m, 2 di distanza. Certo, lo scotch non deve strappare la vernice, e se no rimane poi un buco nel muro, nella pittura. Magari se ci avete della ceramica meglio, e così vi mettete a meditare. Ora siamo solo in 4. Certo, quest'ora del giorno è critica. Hablan español, me siguen en español. Tengo solamente un like. Do you speak English? Do you speak Spanish? Hablan español? Parlate italiano? Partecipate alla chat. Purtroppo sempre più persone mi seguono dallo smart TV e quindi non partecipano alla chat, però sempre più persone mi seguono. Adesso con quello che succede nel mondo, con tutte le ostilità, i conflitti, ma anche questi conflitti dei dazi, sono veramente dazi amari. Io non so che pensare, io non so che pensare, perché ci portano alla rovina. Voi che pensate? Voi che pensate con tutte le cose che succedono nel mondo? Allora, Niccolò o Nicolo Macina non c'è più, mi sembra, perché non scrive più, ha cancellato tutti i messaggi e se n'è andato. Vediamo un po'.
adesso si sente? Adesso vado avanti col microfono del cellulare perché sto trasmettendo da un'ora 10, forse si è scaricato il microfono bluetooth. Vediamo qua che cosa c'ho. Ve li ricordate? Questi sono i francobolli, questi si sono usciti nel 97, 93, 93, 97, francobolli degli anni 90, dal 93 al 97. Ma io non è che li avevo presi per collezionarli, li avevo presi per usarli, poi mi sono rimasti. Cinefoto Ranaldi, cinefoto Ranaldi, occhiali da sole, via Acilia 51, telefono 60 54 068, Acilia, Roma, quando ancora i negozi avevano il telefono fisso, la linea fissa, non il cellulare. Acilia, anzi vi farò vedere bene questo astuccio dove ti mettevano le foto carnet per i documenti, il passaporto, la carta d'identità, la patente. Molti mi dicono: ah, ma di dove sei? Io sono di Casalpalocco, Roma, e qua avete la prova che andavo a fare in questo studio fotografico a Acilia, nella via di Acilia. Adesso non ci vado da anni perché si fa tutto digitale, ma andavo lì a farmi la foto tessera per la patente, per la carta d'identità, per il passaporto, per la licenza di caccia e pesca, per la patente nautica, capito? E quindi Acilia è un quartiere, la via di Acilia sta vicino a quella di Casalpalocco, insomma 10 minuti in macchina, dipende dal traffico. San Giorgio di Acilia sta vicino all'Azza, sta lì appiccicato, Dragona, Dragoncello, Fernetto, Casalpalocco. Per fare la patente nautica anche ci occorre la foto, per fare la patente nautica ci occorre la foto, e io andavo. E invece questa è una foto degli anni 80, vedete come sbiadita? Io proprio ero adolescente, ragazzino, guardate, guardate la foto degli anni 80, la foto degli anni 80. Poi dice qualcuno che non si sente. Un'altra foto degli anni 80. Qualcuno dice che non si sente. Qualcuno dice che non si sente. Vabbè, vabbè, spero che adesso si senta. Ecco qua, ecco qua una foto degli anni 80. Qua sopra faccio vedere le foto, ma ormai siamo al dolce perché una foto degli anni 70 credo colorata, foto del, no, qua c'è scritto, beh, ma l'hanno stampata in formato digitale perché dice JPG, quindi l'hanno colorata, mi sembra al computer.
una mia zia l'ha fatta imprimere, ma era in bianco e nero probabilmente. Che stiamo in Italia, a Roma, e credo che sia cattata a Roma. Sì, non so in che città, se abbiamo viaggiato per l'Italia, non lo so perché non la so distinguere, forse Villa Borghese. E quindi, come dire, ormai questa live volge al termine. Questa live volge al termine perché mi sto stancando di andare io solo avanti, non c'è più partecipazione. Ah, ci sono 12 voti. Attualizziamo il sondaggio. Cosa ti piace vedere di più? Le tue live in verticale 67 per 67%, le tue live in orizzontale 25%, i tuoi short 8%. E ragazzi, stanno vincendo le live in verticale. La prossima sarà una live in verticale, anche se naturalmente usciranno delle premiere, quindi dei video. I video, perché le premiere prima escono come se fossero delle live soltanto che sono preregistrate e voi potete partecipare nella chat come in questa live, però escono in orizzontale e sono dei video già girati. E poi farò altre live in verticale perché vi piacciono, almeno a quelli che hanno partecipato a questa live piacciono le live in verticale. Hanno votato 12 persone, chissà quante persone hanno visto la live, non posso garantirvelo. E quindi 19 17 19 17, un'ora e 18 che sto trasmettendo dal vivo. Mi fa piacere di avere conversato con molti nella chat. L'ultima persona è stata Meets Toys, non si sente, non so perché me lo dice. Adesso ho tolto il microfono, ma c'è una bella quantità, c'è una bella quantità di chat. Io non vorrei che magari sto per staccare e partecipano 40 persone, poi ripeto, adesso devo. Ah, ecco, due persone, come va? Adesso devo dare da mangiare ai cani, voglio dargli da mangiare, non so se mia madre gli ha dato già da mangiare, ma c'è il rischio che mangino di più. Allora io gli do para papà papà papà, tanto
fatemi sapere che cosa mi piace di più, le live in verticale, le live in orizzontale. Ecco qua, scusate che non appaio la camera, ecco adesso ci sono delle cagne che fanno un po' di storia a mangiare, altre che mangiano più di gusto. Lui ha già finito di mangiare. Mami, dale, dale. No, non vogliono. Ah, ecco. Dale, 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 dale. Allora mi raccomando, siamo arrivati al punto più algido, siamo arrivati che per qualche istante c'avevo zero spettatori. Adesso si sono decisi a mangiare. Per qualche istante ci ho avuto zero spettatori, adesso soltanto una persona mi guarda. Se continuare, ho fatto veramente 20 minuti e mezzo. Voi ditemi allora, al sondaggio ho avuto 12 voti e è iniziato un'ora fa, quindi 23 minuti. Ecco, ecco come mangia, come mangia. Dale, 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 loca, loca, dale. Ecco, allora vi ho fatto pure vedere delle foto e non so se non si sente, magari adesso sarà YouTube perché ho tolto il microfono Bluetooth. Dale, dale, ho tolto il microfono Bluetooth, ho tolto il microfono Bluetooth e qua dovrei essere dal vivo, che speriamo di avere segnale. E ormai è da un'ora in soda, che un'ora 25 minuti esatti, e qua c'è da cucinare, però mia madre è andata
zero spettatori, uno spettatore. Bene, bene, vedo che ciao, ci dobbiamo lasciare. Grazie di avermi seguito, grazie di avermi seguito. Vedo che siete molti, siete una persona dopo avermi seguito in tanti. Ciao, poi metto nei commenti in quanti mi avete seguito, e se vi abbonate al mio canale vi regalo un cellulare che adesso non ve lo posso fare vedere. Adesso siete zero persone, due persone, ciao, hasta luego, bye bye, the live is ending now. Ciao. Un'ora e 26 minuti e 5 secondi.